dalla Florida ed è stato condannato alla sede elettrica nel 1989. Altro autore è Richard Ramirez, The Night Stalker. Ramirez, a devil worshipper, randomly raped and murdered his victims in their homes. Most of Ramirez's victims lived near freeways. In July 1989, Ramirez killed one of his victims, beat and raped the man's wife, and then raped the couple's 8-year-old son. While in 1983, Ramirez began sniffing glue and smoking marijuana. By the time he began killing, he had graduated to shooting cocaine. Allora, è un personaggio alternativo, è un serial killer che viene considerato lo stalker notturno, quindi operava, diciamo, nell'ambito della notte, era un grande adoratore, cioè worshipper, e operava di solito casualmente, rapendo prima le sue vittime all'interno della casa e poi uccidendole. Le sue vittime si trovavano sempre vicino all'autostrada, ha operato nel luglio del 1989, addirittura colpendo e rapendo anche una coppia con un bambino di 8 anni, ed è stato poi anche colui che ha fatto uso di droghe, fumava la cocaina ma addirittura sniffava la colla e fumava anche la marijuana, quindi pertanto si dice che questi suoi atteggiamenti lo abbiano poi condotto ancora di più all'uso e alla predisposizione proprio del crimine. Ramirez was captured shortly after a fingerprint lifted from a stolen car was linked to the Night Stalker. California's state-of-the-art fingerprint database had been up and running for only 3 minutes when his match was discovered. Ramirez's picture was then the run in newspapers nationwide. When spotted by the citizens in a rural neighborhood in Los Angeles, Ramirez bolted from a liquor store running nearly 2 miles. Shortly thereafter, a group of people began beating Ramirez until stopped by left. Allora, nel momento dell'arresto, lui è stato arrestato perché è stato catturato in seguito ad una breve identificazione con delle impronte digitali, che era avvenuto proprio nel momento stesso in cui lui aveva rubato una macchina, e quindi avevano scoperto questo stalker notturno che percorreva delle strade con quest'auto. Nel momento in cui è stato arrestato, lui è scappato, e nel corso della fuga gli stessi vicini lo avevano appunto fermato e poi lo hanno colpito, insomma, con delle armi, e avevano trovato, ovviamente è arrivato poi ad essere uno dei casi di stampa di livello nazionale proprio per le tipologie di condotti che aveva seguito e per l'uccisione e la modalità che aveva seguito questo serial killer. Lieutenant Jill Carillo. Lieutenant Jill Carillo of LA Sheriff's Department was the co-lead investigator of the Night Stalker serial murder case. Ramirez's ACDC baseball cap, his size 11, and a half-heavy sneaker footprint, along with his fingerprint found on a stolen car, led to his capture and conviction. Colui che si è occupato quindi dell'arresto e nello specifico dell'investigazione di questo serial killer di Ramirez è stato proprio il tenente Jill Carillo, che era tra l'altro che aveva condannato questo autore trovando proprio queste impronte digitali nella macchina rubata, e addirittura poi trovando anche questi cappelli da baseball che avevano una determinata taglia e alcune prove che poi lui ha introdotto proprio anche ha ritrovato anche nelle scarpe come arma e impronte che erano state lasciate sul luogo del delitto. John Wayne Gacy. Questo autore è un altro serial killer. Gacy, a successful contractor and pillar of his community, was arrested for the murder of more than 30 young boys. These boys had been sodomized and strangled. They often were tricked into being handcuffed. He buried 28 of his victims in the crawl space under his home. He was put to death by lethal injection on May 10, 1995.
4. Questo autore uccideva delle persone che appartenevano alla categoria giovanile, le ammanettava, li torturava, li sodomizzava e poi li strangolava. Lui è stato un grande impresario e appaltatore, quindi veniva conosciuto nella comunità per aver condotto tutta una serie di lavori in questi settori, e di solito uccideva e arrestava i suoi assassini proprio in queste cave dove lui stesso lavorava. È stato accusato di aver ucciso 28 persone e di averle poi seppellite vicino alla propria casa. È stato ucciso con la condanna a morte attraverso l'iniezione letale il 10 maggio del 1994. Jeffrey Dahmer. Dahmer, like Bundy, was calm, cool and collected. He invited young boys to his apartment to drink and take pictures. He appeared to be so normal that 2 milk-khaki police officers actually released one of Dahmer's 14-year-old victim back to him after the victim had escaped and had gone to an area hospital. Dahmer killed at least 7 people by inviting them to his apartment and then drugging, strangling and dismembering them. He cannibalized some of his victims as well. A prison inmate killed Dahmer. Jeffrey Dahmer è stato paragonato a Bundy proprio per essere stato calmo, intelligente e molto rispettoso. Era un personaggio che tra l'altro invitava le sue vittime nell'appartamento, le sodomizzava, le torturava, spesso erano comunque delle vittime molto giovani, addirittura 14 anni, quindi minorenni, e non era mai stato sospettato di aver condotto proprio queste vittime, questi omicidi così cruenti, tant'è che gli stessi poliziotti del Milwaukee avevano proprio seguito, erano insomma suoi amici e avevano rilasciato dichiarazioni nelle quali emergevano in maniera molto chiara questa loro totale meraviglia nel sapere che un personaggio del genere uccideva in maniera così spietata. È stato accusato di aver ucciso 17 ragazzi, sempre invitandoli nel suo appartamento, organizzando queste feste, poi li aveva drogati, li aveva legati e strangolati e poi smembrati. Quindi è stato poi tra l'altro accusato anche di cannibalismo. La questione più importante è che nel corso del suo arresto è stato ucciso all'interno della prigione. Zodiac Murders. Ok, questo è un serial killer abbastanza particolare. Most of the Zodiac killings took place in the San Francisco Bay Area during a 5-year period from 1969-1974. The Zodiac has been positively linked to the deaths of 7 students. However, in letters written to San Francisco newspapers, he claimed to have killed nearly 40 people. The Zodiac's modus operandi was to attack his victims, usually couples, on weekends in areas near water, using a different weapon and a different automobile each time. Neither sexual molestation nor robbery were motives. Zodiac by Robert Graysmith, 1976. Questo genere di uccisione, questo genere di killer seriale operava praticamente in maniera particolare, uccideva le vittime in coppia il fine settimana in alcune aree, non utilizzava delle molestie sessuali né tantomeno le derubava, ma svolgeva proprio una pratica legata a un modus operandi molto differente, perché utilizzava sempre delle diverse auto e delle diverse armi, quindi è stato molto difficile per l'investigazione venire a capo di questo delitto e richiedeva proprio di essere in parte, come dire, di protestare nei confronti di queste vittime che amoreggiavano in alcune zone della città, quindi operava in maniera indisturbata in qualsiasi momento della giornata. Il luogo nel quale sono stati trovati poi queste zone era proprio quella di San Francisco, in un periodo di tempo che va dal 1969 al 1974, quindi come vedete è un arco di tempo abbastanza lungo. Ecco qui, questo è uno dei sospettati di questa serie dello Zodiaco, è stato Lawrence Kane. Caitlin John identified Kane as her abductor.
Pam Hackby, sister to Zodiac victim Darlene Ferring, identified Kane as a man who fooled Darlene in the forms before her murder. Kane traded his car in 5 days after Ferring's murder. Kane lived within 3 blocks of the location where Paul Stein was murdered in San Francisco. In 1970, Kane moved to Lake Tahoe, as did possible Zodiac victim Donna Les. Ken and Les worked in the same building. Kane's name can be clearly discerned in a cipher from April 1970. Ok, questa è la foto che vedete in alto a sinistra, viene rappresentata l'immagine di Lawrence Kane, che è considerato il sospettato di questo omicidio zodiacale, chiamato così perché c'erano insomma delle cifre che erano state poi identificate e operava in un determinato modo. C'è Pam Hackby che ha testimoniato per aver identificato Kane come uno dei più importanti seguaci di questa vittima di Darlene. Moltissime sono state le donne appunto ritrovate, e quindi questo per dimostrarvi come in effetti il lavoro condotto dall'investigazione segue naturalmente sempre delle dinamiche molto specifiche. Quindi Lawrence Kane è uno dei grandi sospettati. Oltre a questo abbiamo Rick Marshall, lived within blocks of the Stein murder scene, worked as a projectionist at a silent movie theater. The Zodiac had signed one of his letters as the Red Phantom, a silent movie. Owned a Royal typewriter and a teletype machine. Devices such as these had been used to create messages written to police and the newspapers. Owned a car with a striped reverse gear, as used in the Vallejo attempted murders. Physical appearance, crew cat and similar glasses to the Zodiac. Questo è un altro personaggio, Rick Marshall, che rientra in questa scena degli omicidi seriali dello Zodiaco. Vedete che qui ci sono alcuni elementi che emergono in maniera diversa rispetto agli altri. Lui si serve quindi di dispositivi, scrive delle lettere e dei messaggi che possono essere criptati direttamente alla polizia o dalla stampa, usa determinati strumenti e mezzi di trasporto alternativi rispetto a quelli che ripresentava Lawrence Kane, ed è come se lui tendesse di più a lavorare sull'aspetto psicologico per depistare quelle che erano le condizioni della polizia, no? Quindi era un personaggio che ha dimostrato maggiore intrigo nella pianificazione dei suoi omicidi. E poi c'è Arthur Late Allen. Recent DNA testing of saliva on the postage stamp didn't match Allen's DNA. Zodiac's first murder, 2 kids out on a first date, occurred in 1968 near Vallejo, California. Quindi il primo omicidio composto da questa banda seriale dello Zodiaco è avvenuto nel 1968 vicino a Vallejo. Vedete che qui c'è il segnale nel cartino accanto, in California. A couple was attacked near Lake Variegate, another lover's lane. Quindi c'è poi addirittura un'altra zona del crimine a Lake Variegate, e poi Paul Stein. A San Francisco cab driver was murdered and a piece of his shirt was later sent to the police as proof that the Zodiac was the murderer. Quindi questi killer operano su un ambito territoriale molto esteso, vedete molto ampio, e che però ha volontariamente lasciato delle tracce. Nell'ultimo caso, nell'uccisione di questo tassista Paul Stein a San Francisco, loro mandano poi alla polizia una parte di un brandello della sua maglietta per rilasciare una testimonianza del fatto che sono stati sempre loro ad aver portato avanti questo crimine. Quindi vogliono addirittura mantenere alto l'onore, insomma, dei loro omicidi. The 1966 murder of Riverside College student Sherry Jo Bates was later thought to be the work of the Zodiac. This watch was found near the murder scene.
It was sold at a PX in England. Post Exchange is a store that sells merchandise to military